Adam Elsheimer aveva trovato in Italia il proprio successo artistico. A Roma le sue composizioni gli valsero il riconoscimento di grande paesaggista. L'armonia delle vedute colpiva chiunque osservasse i piccoli capolavori di Elsheimer, che si contraddistinguono per la presenza di molte fonti luminose. La fuga in Egitto, che qui vi propongo, è un dipinto di piccolissime dimensioni, 31 x 41 cm, e ha da subito riscosso grandi consensi per il fascino dell'atmosfera notturna. Pensate che dopo la sua prematura morte, Rubens, che era amico di Elsheimer e ne ammirava il lavoro, fece di tutto per riceverne in eredità le lastre di incisione. Elsheimer è stato senza dubbio il primo a trasformare la fuga della Sacra Famiglia dagli sgherri di Erode in uno splendido notturno. Ma c'è un aspetto in particolare che ci colpisce. La veduta del cielo stellato si deve all'osservazione del firmamento resa possibile grazie al telescopio appena inventato. A Venezia, tra il novembre e il dicembre del 1609, Galileo Galilei per la prima volta usò questo strumento. Osservò il cielo notturno e fece scoperte sorprendenti. La Via Lattea non era una nebulosa, ma un'immensa galassia di stelle, mentre la superficie lunare era costellata di crateri e rilievi. Galilei pubblicò le sue scoperte nella primavera del 1610, alcuni mesi dopo il completamento del dipinto di Elsheimer. Probabilmente il pittore fissò nel dipinto ciò che la primitiva versione del telescopio gli aveva permesso di osservare, ma comunque fu il primo nella storia dell'arte a rappresentare secondo criteri che possano definirsi scientifici il cielo stellato, la Via Lattea e la superficie lunare. Per quanto riguarda il tema, l'opera rappresenta un momento del viaggio della Sacra Famiglia. Sul fiume la luna piena riflette la propria immagine carica di mistero davanti all'oscuro fogliame di un bosco. Giuseppe non cammina davanti all'asino per guidarlo, ma è collocato di lato, in posizione arretrata, un espediente che consente all'artista di attribuire un nuovo significato alla fiaccola che reca in mano. Questo infatti non è lo strumento per illuminare il cammino, quanto il simbolo della luce divina incarnata nel bambino Gesù tra le braccia della madre. Non stupisce quindi che Rubens, quanto Rembrandt, si siano lasciati ispirare da questo capolavoro. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!